Dov'è? Dai. Dov'è? Dov'è? Sei il nostro capocaccia, il nostro conduttore di limiere. Ci vuoi spiegare che cos'è un limiere, che caratteristiche ha questo cane? Intanto diciamo che non è una razza. No, non è una razza, diciamo che il limiere è l'addestramento che viene fatto a questo cane, che viene chiamato limiere, per fare la caccia in girata, cioè con un esame, un'abilitazione per, appunto, ripeto, per la caccia in girata. Bisogna tracciare. Prima io di solito traccio a sera, poi traccio anche il mattino, e al mattino traccio col cane con la lunga. Che sarebbe questa? Che sarebbe questa. Un lunghissimo guinzaglio, esatto, per capire. Un lunghissimo guinzaglio che va dagli 8 ai 10 metri. E faccio il percorso che devo fare per vedere se gli animali sono entrati, sono usciti, e lui mi segnala diciamo, l'olfatto del cinghiale, dove è passato. Ecco, questo cane si chiama? Questo qua si chiama Lucio. E quindi Lucio è un cane che ha la patente, ha il titolo da limiere. È il limiere. E allora oggi proviamo a cercare invece il cinghiale insieme a tutti i nostri amici e vediamo come parte questa battuta di caccia. Siete vai a ferma. Interrompiamo la battuta di caccia però per continuare a parlare di cinghiale con un rappresentante del tavolo delle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole della regione Emilia-Romagna. Per questo abbiamo qui il presidente della Confagricoltura dell'Emilia-Romagna, al quale chiediamo se poi questi cinghiali sono più un danno o una risorsa per l'agricoltura. Questa è una domanda amletica che ormai ha una storia lunga. Diciamo che oggi noi vorremmo poter dare finalmente una risposta a questa domanda. Fino ad oggi non c'è niente da dire, sono stati sicuramente un problema per l'agricoltura emiliano-romagnola. Noi riteniamo che la presenza che sia comunque all'interno di densità agroforestali ben definite dall'ISPRA, che quindi siano scientificamente sopportabili dalla situazione forestale e agricola della regione Emilia-Romagna, possa essere in qualche maniera meglio tollerata dal mondo agricolo se la caccia, se il prelievo del cinghiale, la presenza di questo animale possa essere utile anche a tutta una serie di filiere che sono prettamente agricole, e mi riferisco a quelle della produzione di carne, in questo caso parliamo dei macelli aziendali agricoli, o la ristorazione, nel nostro caso agrituristica, ma potrebbe poi essere coinvolti anche la ristorazione, diciamo, classica, in un momento quindi di sinergia positiva, per cui più animali ci sono che vengono valorizzati richiamando sia un turismo venatorio, che per noi comunque potrebbe essere importante, sia un turismo enogastronomico, perché non dimentichiamoci che poter certificare
di mangiare presso un nostro agriturismo carne delle nostre meravigliose montagne piuttosto che acquistato in spazi macelleria che non si sa dove arriva, anche per noi è sicuramente un elemento di plus valore che potrebbe permetterci poi di vendere pacchetti di weekend e quindi associarci anche per pernottamenti. È tutta anche una tradizione, una cultura della montagna che sta sicuramente bene a braccetto anche con le tradizioni venatorie. Però queste sono grandi idee. Però diciamo che almeno su queste idee c'è una unità di intenti sia da parte degli ambientalisti che delle associazioni venatorie che di quelle agricole. Sì, noi speriamo che ci sia una unità di intenti in questo senso anche della parte che deve sistemare dal punto di vista legislativo la cosa, e quindi mi riferisco alle province, alle regioni, e se necessario, questo è ancora da verificare a livello di una legge quadro che non è detto che lo permetta. Noi abbiamo iniziato con un piccolo, diciamo un primo piccolo step presentando domande di riconoscimento di STG alla carne di cinghiale e ungulato. È quel primo riconoscimento base che l'Europa dà, ce ne sono in realtà migliaia, non vuol dire nulla, e però permetterebbe già, se riconosciuta, di essere utilizzato all'interno della carne del cinghiale, all'interno dell'agriturismo, come prodotti del territorio. Questo perché la legge agrituristica, soprattutto dell'Emilia Romagna, ha delle forti vincoli di utilizzo delle materie prime, invece attraverso tutta una serie di percorsi anche normativi potremmo arrivare a un risultato positivo, che ci auguriamo, perché senza di questo il cinghiale, purtroppo i nostri associati lo ritengono ancora un problema e non una risorsa. Per adesso da questo punto di vista è tutto, e ritorniamo a vedere come si svolge la nostra caccia al cinghiale. Attento che arriva, Attento! Io l'ho ucciso quando mi ha messo fuori la testa, perché ho visto che ce n'erano due, perché uno si è mosso in qua e uno in giù, perché è andato su, è andato su. Io pensavo che, ho detto taglia di là attraverso, perché di solito tagliano così, capito? Invece lui è andato in alto. Abbiamo trovato un po' di quelle foglie mosse lì, erano brinate, però si vedeva che, ho visto lui che annusava i rami delle piante all'altezza circa più o meno di 30-40 cm, e poi alzava la testa e annusava, tirava di vento, noi diciamo tirava di vento, cioè annusava l'odore del fiato che gli arrivava. E infatti siamo venuti avanti un po', poi ho sentito le porte, erano porte, ho sciolto il cane e ci ha messo poco arrivarci, e mi ha segnalato cinghiali con l'abbaio fermo, con l'abbaio grosso, cupo, sempre cadenziato, sempre costante, vuol dire che ti segnala che dice l'animale a poco. Adesso nel frattempo andiamo a conoscere altri protagonisti di questa battuta di caccia, Giulio e Barbara, due coniugi che praticano insieme la caccia. Per la prima volta, almeno quest'anno, abbiamo una cacciatrice donna. Come mai una donna a caccia? A me all'inizio piaceva più che altro tutto ciò che ruotava intorno alla caccia, quindi gli amici, gli incontri e tutto il resto. Poi dopo, frequentando l'ambiente, dopo è nata anche la passione vera e propria per la caccia, insomma. Ma perché la caccia in girata e non piuttosto la caccia imbraccata, come si vede più di sovente? Due cacce che entrambi servono per battere i cinghiali, ma vengono fatte in due zone differenti. Cioè, la caccia in girata si fa in boschi più piccoli, magari intervallati da coltivi, e quindi servono meno persone, ma soprattutto si arreca un meno disturbo alla fauna. Con il limiere, come abbiamo visto prima, appunto questo cane specializzato che riesce a far uscire un cinghiale alla volta,
e quindi un disturbo veramente basso. Che cosa significa stare di posta? A stare alla posta bisogna avere pazienza, perché comunque tu hai un determinato spazio in cui guardare per poter, se passa fortunatamente il cinghiale, poterlo abbattere. Ovviamente poi tutti i cacciatori devono avere il giubbetto per essere visibili dovunque. Assolutamente, questo è ovviamente segnalato sia nel regolamento che gestisce la caccia agli ungulati, il regolamento regionale, sia nei calendari venatori. Devo dire che anche la provincia, in questo caso la provincia di Modena, ha segnalato a tutti i comuni, le comunità montane, l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità anche per altri tipi di fruizione del territorio, come l'uso di mountain bike, la raccolta di funghi, eccetera, eccetera. Purtroppo non è stata molto ascoltata.